FFmpeg è un insieme di programmi che servono per la gestione dei file audio e video. Il sito ufficiale è ffmpeg.org. Sono rilasciati, tutti questi insiemi di programmi rilasciato sotto una delle tante licenze open source, quindi si possono liberamente scaricare ed installare sul proprio computer. Per poterlo fare bisogna andare nella sezione download dove sono disponibili diverse versioni. Per esempio c'è la possibilità di scaricare tutto il codice sorgente e poi da lì configurarlo sul proprio specifico sistema, oppure in questa sezione si possono scaricare i package e i file eseguibili direttamente configurati per il proprio specifico sistema, quindi per Linux, Windows e Mac. Nel caso di Windows è possibile scaricare FFmpeg da questi due siti. Consiglio il primo, gian.dev, perché rende disponibili due versioni: la versione completa, appunto questa full, che contiene appunto tutto il pacchetto, oppure la versione Essential, che contiene il minimo indispensabile per poter utilizzare FFmpeg, ed è esattamente quello che serve a chi vuole utilizzare un applicativo di intelligenza artificiale che richiede come prerequisiti la presenza di FFmpeg sul proprio computer. È scaricabile in una versione .7zip, quindi è un file compresso che per essere aperto appunto richiede un applicativo che permette appunto di gestire questo tipo di file compressi. Volendo 7zip è anche scaricabile e installabile gratuitamente, è un applicativo rilasciato in open source anche questo, e si trova nel suo sito che è 7-zip.org. Come si fa a installarlo? Beh, si clicca sul nome, in questo caso clicco su Essentials, scarica il file, vedete in alto, una volta terminata diciamo, il download si può aprire il file e questo file zippato contiene una cartella che a sua volta contiene delle sottocartelle che costituiscono appunto il pacchetto FFmpeg. Questa cartella va estratta e si può installare, si può posizionare in qualunque punto del proprio computer. Vado ad aprire la cartella in cui ho scaricato questa cartella. Ecco, la cartella è questa, la devo rinominare, togliendo la parte finale e lasciando solo FFmpeg come nome. All'interno di questa cartella sono contenuti queste tre sottocartelle. Gli eseguibili veri e propri stanno in questa sottocartella, quindi nella cartella bin. Adesso bisogna fare in modo tale che il sistema sappia dove si trovano questi tre eseguibili nel momento in cui un qualunque programma debba avere bisogno appunto di utilizzare una delle funzioni di FFmpeg. Quindi bisogna inserire il percorso fino a questo punto all'interno delle variabili di sistema. Come si fa? Clicco qui in alto in modo tale che ho il percorso fatto in questa maniera. Poi vado nella casella di ricerca di Windows in basso a sinistra, scrivo path e da lì clicco su modifica le variabili di ambiente, variabili d'ambiente, fra le varie variabili c'è questa che si chiama path, apro in modifica, a questo punto nuovo, vado in fondo, qui mi posiziono col cursore qui e faccio l'incolla della stringa che ho copiato prima. A questo punto clicco OK e poi OK ancora sul pop-up successivo.
Io l'ho già installato il FFmpeg, quindi non sto a ripetere tutta l'operazione, però a questo punto appunto basta cliccare ok e uscendo e ok ancora uscendo e ci si ritrova l'FFmpeg inserito fra le variabili ambiente, quindi in ogni momento in cui uno dei programmi dovesse aver bisogno di utilizzare queste funzioni sa dove trovarlo.